Ciao a tutti amici, benvenuti da strumentimusicali.net, che devo ringraziare per l'opportunità e per l'accoglienza. Sono qui con il Roland V-Stage, che insomma sono stato purtroppo uno degli ultimi ad affrontare, perché in realtà è un po' che è uscito, è stato presentato al NAMM quest'anno, quindi insomma ero ansioso, devo dire la verità, di provarlo. Vi dico subito questo: questi strumenti ormai si sa, sono tutti, come dire, arrivano tutti da un'identità che viene riconosciuta come quella di Nord, no? Nord Stage, quelle a sezioni, cioè c'è l'organo, c'è il piano elettrico, c'è il sintetizzatore, il piano acustico. In questo caso il piano elettrico e il piano acustico sono separati, ma negli altri casi a volte così, a volte no, a volte sono tutti racchiusi in un'unica sezione. Ma il problema qual è? Che in realtà, se vogliamo andare a vedere un po' com'è andata, io ho questo ricordo, ho il ricordo del fatto che Roland questo esperimento l'avesse già fatto molti anni fa. Cioè, nel senso che ricordo perfettamente i primi VR, ed erano fondamentalmente questo discorso qua. C'era l'organo, c'era il pianoforte, c'era il sintetizzatore. Stiamo parlando di molti anni fa. Quindi insomma tutti si sono un po' inseguiti, no? Adesso io non vorrei fare un errore ricordando esattamente com'è andata, però insomma, nel senso, alla fine anche la paternità di questa cosa si può discutere. Ora, al di là di questo discorso, perché normalmente si dice sempre, vabbè, ma questo ha imitato quello, questo ha imitato quello che ci deve interessare, almeno questo è quello che penso, è che cosa fa uno strumento e come suona. Ecco, in questo caso il pianoforte lo state sentendo. Dentro questo strumento c'è anche l'espansione del German Grand che che è uscita poco tempo fa per il Roland RD 2000. Qui è inserita, infatti, se vogliamo, qui ci sono i pianoforti, se lo vogliamo cambiare il pianoforte possiamo andare qui, a un certo punto troviamo il German Concert, che a me personalmente piace. Non lo so, lo sento equilibrato, e poi ha una sorta di comportamento sulle medie, secondo me, almeno come sapete, chi mi segue lo sa, io parlo sempre delle medie nei pianoforti, delle frequenze medie, perché sono quelle che poi ci permettono un pochino di uscire nel mix, no? Di farsi sentire. Vabbè, comunque pianoforti ce ne sono un po', adesso magari questo è il Recital. Chiaramente questo strumento si può utilizzare come si utilizza spesso Nord, come si utilizza un YC di Yamaha e tutto il resto, accendendo e spegnendo le sezioni e giocandoci, no? Cioè, nel senso, adesso io qui, se apro un synth, chiaramente è apparecchiato un pad, perché probabilmente è stato, come dire, concepito così. Pianoforte, sotto c'è un pad, e qui chiaramente ho a disposizione dei controlli che riguardano il sintetizzatore, tipo il filtro. Due controlli che credo siano assegnabili agli effetti, e poi però posso chiaramente cambiare, posso entrare nel menu oppure cambiare, spengo il pianoforte, e chiaramente qui ho una serie, una mini ADSR con un inviluppo, l'attacco e la release.
Quindi ho, diciamo, dei controlli che riguardano il sintetizzatore. Stessa cosa potrei fare per il piano elettrico. Andare qui, avrei il tremolo a disposizione, la simulazione dell'amplificatore. Qua, se voglio dare un po' di drive, abbasso leggermente il volume. Acuti, bassi. Questo è un... non è male, eh? Qui ho il chorus, volendo. Delay. Tutte queste cose sono molto simili a quelle che succedono negli altri stage, infatti si chiama V-Stage perché ormai si dice stage, cioè questo tipo di tastiere si chiamano così. Poi c'è l'organo, anche qui stessa cosa, abbiamo una sezione, non riesco a dire, mi viene sessione, ma perché? Vabbè, comunque. Drawbars chiaramente, chorus, vibrato e chorus da scegliere. Scusate. Chiaramente adesso qui se ci sono parametri nascosti o cose del genere io li sto applicando all'organo, ma in ogni... per esempio chiaramente le percussioni, posso cambiare l'armonica delle percussioni, il decay, il volume, il soft e normal, le cose classiche che ci sono nei cloni del B3, C3, insomma di tutti gli organi ci sono le tone wheel, e poi ci sono anche quelli a transistor, chiaramente pipe organ, e poi quelli a transistor, uno di solito è il Vox e l'altro il Farfisa. Insomma, questa è la struttura. Potete chiaramente facilmente passare da una cosa all'altra, quindi apparecchiarvi delle scene per poi sfruttare i suoni che avete a disposizione. Chiaramente potete decidere, ci sono ben 4 ingressi, 3 ingressi di controllo per i pedali, quindi potete tranquillamente utilizzarli per gestire quello che volete, come volete, per fare, come dire, entrare, uscire, pad sul pianoforte, tutte queste cose, come è normale che sia. Scusate, avevo veramente caldo e quindi mi sono tolto il maglione. Volevo dirvi, stavo dicendo, questa è una modalità di utilizzo, poi ci sono chiaramente le patch già fatte e le scene già fatte, e chiaramente mi sono dimenticato di dire che abbiamo il pitch e la modulation, la tastiera, per chi so essere attento alla questione, è molto piacevole. Ecco, il rapporto dinamico è bello, si pronuncia bene. Ecco, c'è un controllo dinamico decisamente importante. Ora, magari per l'organo questa tastiera chiaramente può essere un po'
un po' dura, però comunque lo sappiamo, cioè, abbiamo suonato tutti l'organo su qualsiasi cosa, è un classico ormai da tanti anni, però comunque per chi volesse una situazione meno dura da quel punto di vista c'è anche la versione 73 tasti o 76 che poi mi piacerebbe provare, anzi poi scrivetemi qui quello che vi va di vedere, provare, perché comunque io verrò spesso da strumenti musicali a fare questi video, quindi se vi viene in mente qualcosa, vedete qualcosa sul sito che vi può interessare, scrivete nei commenti, che è importante, perché magari non ci viene un'idea che può venire a voi su, che ne so, il classico, la classica comparazione, cose del genere. Questo è bello. Questo era il piano che ho usato anche nell'introduzione. Chiaramente si può lavorare, no? Un po' di drive. C'è una bella articolazione dentro, c'è un dettaglio interessante, Comunque c'è di tutto, chiaramente. Pianoforti, felt piano. Bello. Bello, questo è ispirante, diciamo. Organo. Abbiamo, per la velocità, abbiamo due controlli, uno qui vicino alla modulation e al pitch e un altro qui, dentro la sezione, leggermente spostato dalla sezione. Questo è un dyno totale. Abbiamo tutto a portata di mano. Questa è una Pride. Faccio sempre queste cose perché sono cose che faccio da una vita per giocare e mi fanno capire un po' come ci si trova con la tastiera. Da quel punto di vista, ragazzi, cioè, è bella, andate tranquilli, nel senso. Ci sono suoni Roland classici. Chitarra. Mi sembra, da quello che sto vedendo, che sia stata concepita per fare comunque un lavoro abbastanza essenziale per suonare, non so come dire, non vedo, almeno io come sapete, come sempre mi approccio in modo, se vogliamo, come dire, un po' immediato, e la mia sensazione è questa, cioè è quella di uno strumento che ha un approccio molto semplice, non viene spontaneamente l'idea di andare a perlustrare
questioni complesse, diciamo, o entrare più di tanto nel dettaglio. Io per esempio adesso qui stavo guardando un attimino. Ecco, mi veniva voglia di perlustrare un po' di più la parte dei suoni. Ecco, praticamente qui abbiamo tutte le categorie. Adesso voi non lo vedete esattamente, ma abbiamo tutte le categorie, e per ogni categoria ci sono una quantità notevole di suoni. 5 pagine di suoni. Sì, è proprio strutturata, insomma, per intenderci, un po' come il YC, cioè somiglia molto al YC. Questi sono i lead. Così è asciutto. Andiamo a togliere un po' di attacco. Là è il classico. Insomma, tutti i classici suoni Roland. Tra l'altro, questo strumento può come dire, ricevere alcuni pacchetti di Roland, come i sintetizzatori, il Jupiter, tutti quelli che loro fanno a parte, e possono essere comunque inseriti per utilizzarli. L'editing comunque, da quello che mi sembra di aver capito, è abbastanza essenziale. Filtro, questa specie di questo inviluppo semplice. Poi ci sono all'interno degli effetti delle possibilità, se volete ci sono un po' di video in giro dove queste cose vengono spiegate, ma comunque si tratta di utilizzare degli effetti non per amplificare o per altre cose, ma per modificare un pochino il suono. Sì, insomma, si possono fare delle cose abbastanza complesse dal punto di vista della quantità di materiale da unire e da utilizzare. E quindi vabbè, c'è anche questo, quindi siamo a posto. Tutte queste cose sono fatte assolutamente bene. Diciamo che, allora, se vi serve uno strumento che faccia pressoché tutto quello che serve in modo veloce e agile, con una buona tastiera, con i suoni Roland, soprattutto se vi piacciono i suoni Roland, in particolare il V-piano, perché questo è un discorso che faccio per chiudere. I suoni Roland del pianoforte degli ultimi anni, l'RD 2000 e il V-piano prima, sono a modelli fisici, quindi c'è la possibilità chiaramente di entrare fino a nota per nota a fare, no, il capello, a spezzare il capello, come si dice, per farsi il pianoforte a propria immagine e somiglianza, per fare qualsiasi cosa si voglia fare. Vi deve piacere però poi il risultato, cioè il suono che c'è. A me per esempio, diciamo che
Il suono di apertura mi piace, però devo dire che se devo proprio scegliere un pianoforte, visto che comunque questo è un 88 tasti e il pianoforte è una cosa importante, chiaramente qui se entriamo nel piano designer non ne veniamo fuori più, posso ingrandire la string, questo è l'esempio di cui stavo parlando, se entriamo nel piano designer possiamo decidere veramente di andare nel dettaglio i rumori, la tavola armonica, tutte quelle cose lì che sono classiche del V piano. Se il V piano vi piace, perché il V piano è una cosa che ha un suo mondo, è uno strumento a modelli fisici, che si muove, che ha una sua natura particolare, ma magari se siete abituati ai campionamenti classici potrebbe essere una cosa con la quale scontrarsi. Io sono tanti anni che ogni volta che ci passo poi alla fine mi affeziono perché c'è un mondo lì dentro, però poi in alcuni contesti funziona, in altri meno. Mi sono ricreduto, ho cambiato idea 1000 volte come facciamo tutti, però comunque è un'opportunità e qui dentro c'è, tra l'altro c'è il modello del German che io reputo molto bello, esco un attimo, vado a prenderlo. Come vi dicevo, mi piace. Sentite? Sentite che ha una dolcezza che mi piace. Allora, questo è un discorso importante. Avete sentito, ecco, se devo dire la mia, sinceramente mi aspettavo di più dall'organo. I sintetizzatori anche pensavo fossero, diciamo, già qui ci fosse un editing più approfondito, ma in realtà da quello che ho capito con gli effetti ci si può addentrare un po' di più in alcune delle opportunità che vengono offerte dallo strumento. Io ringrazio ancora strumentimusicali.net per l'opportunità, per l'accoglienza. Ripeto, se avete delle idee, se volete vedere delle cose, ditemelo perché ora voi sapete io abito in Puglia qui vicino tra l'altro, quindi questa cosa è molto piacevole, comoda, c'è una bella atmosfera e quindi insomma venire qui per me è un piacere. Se qualcuno di voi ha un'idea in particolare scrivetemelo qui che poi ne parliamo con i ragazzi di strumenti musicali e vediamo come fare. Io vi ringrazio, vi saluto. Se vi interessa quello che faccio, iscrivetevi al canale, andate sul mio sito www.maxkeys.com dove trovate tutti i video divisi per categorie e tutto il resto. Quindi, insomma, lì c'è anche la mia musica e tutto quello i miei libri, tutto quello che faccio. Ci vediamo alla prossima e vi mando un bacione. Ciao ciao.